Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo punto che è veramente bellissimo, che è anche molto duttile e si adatta a tantissime cose. Il punto in sé non è difficile, anche se sembra molto operato, si sviluppa su 5 righe, ma in realtà è molto semplice da realizzare. Senza aggiungere altro vi lascio il video. Il punto che andremo a fare si sviluppa su un multiplo di 12 più 1, quindi io andrò a fare 48 catenelle più una 49. Fatte le 49 catenelle ne dovrò fare altre 3 che saranno il nostro primo punto alto. Quindi filo sull'uncinetto, entro nella quarta catenella, nella quart'ultima catenella con un punto alto. Dopodiché andrò a ripassare tutte le catenelle con i punti alti, quindi ogni catenella che abbiamo faremo un punto alto. Una volta ripassata la mia catenella di punti alti, salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, giro il lavoro, salto un punto. Il primo punto è già stato coperto dalle prime 3 catenelle, quindi il punto da saltare in effetti è questo, il secondo. Entro nel terzo e faccio un punto basso. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel quarto punto, quindi conto 1, 2, 3, entro nel quarto e faccio un ventaglietto di 5 punti alti nello stesso punto di base. Aggiungo 2 catenelle di separazione, e conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto con un punto basso. Ora farò un archetto di 5 catenelle, salto sempre 3 punti, entro nel quarto, quindi 1, 2, 3, 4, entro nel quarto, faccio un punto basso, di nuovo aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e conto ancora 1, 2, 3, entro nel quarto e faccio il ventaglietto di 5 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione e di nuovo entro nel quarto punto, 1, 2, 3, 4, con un punto basso. Vado a rifare l'archetto delle 5 catenelle e conto ancora 1, 2, 3, entro nel quarto con un altro punto basso. Aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a fare il ventaglietto nel quarto punto che ho disponibile, quindi 1, 2, 3, 4 e faccio il ventaglietto di 5 punti. Aggiungo 2 catenelle e di nuovo vado a contare 1, 2, 3, entro nel quarto punto disponibile con un punto basso e vado a rifare l'archetto di 5 catenelle, quindi 4 e 5 e ancora mi sposto nel quarto punto, 1, 2, 3, 4 con un punto basso. Ripetiamo le 2 catenelle. Ora andremo a fare il ventaglietto di 5 punti alti nel quarto punto che abbiamo a disposizione.
Di nuovo faccio le 2 catenelle, conto 1, 2, 3, 4, entro nel quarto punto che ho disponibile, aggiungo le 2 catenelle di separazione, salto un punto di base ed entro nell'ultima delle 3 catenelle che vanno a sostituire il nostro primo punto alto. E ho concluso la riga numero 2. Ora dovrò passare alla riga numero 3. Quindi giro il mio lavoro, faccio un punto basso nel punto alto che ho subito sotto, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare un punto alto nel primo punto alto che trovo, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, lavoro il punto alto dopo con un altro punto alto, di nuovo faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, lavoro punto alto sul punto alto, ancora una catenella, filo sull'uncinetto, lavoro un punto alto sul punto alto dopo, aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, lavoro un punto alto sul punto alto che ho dopo. Praticamente rifaremo tutti e 5 punti alti del ventaglietto della riga sottostante, ma li faremo tutti separati da una catenella. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto, quello formato dalle 5 catenelle della riga sottostante, con un punto basso. Aggiungo ancora 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel primo punto alto disponibile, quindi salto tutti questi punti, catenelle, punto basso, catenelle, arrivo nel punto alto e ripeto l'operazione precedente, quindi un punto alto, una catenella, un punto alto nel punto successivo più un'altra catenella, un punto alto nel punto dopo e aggiungo un'altra catenella, un punto alto nel punto alto dopo ancora e aggiungo un'altra catenella, un punto alto nel quinto e ultimo punto alto. Finiti i miei 5 punti separati dalle catenelle, ne aggiungerò altre 2 e vado a chiudermi con un punto basso nella terza catenella partendo dal basso, quella che sostituisce il primo punto alto della riga sottostante. E così abbiamo fatto la riga numero 2. Ora procediamo con la riga numero 3. Per la riga numero 3 saliremo con 4 catenelle che saranno il punto altissimo iniziale. Dopodiché entrerò nel primo punto alto che trovo, quindi salto le 2 catenelle, entro nel punto alto con un punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, vado nel punto alto successivo con un altro punto alto, aggiungo ancora 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto dopo e lavoro un punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nell'altro punto alto, lavoro un punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione e faccio un punto alto. Praticamente qui lavoreremo il gruppo di 5 punti alti però separati da 2 catenelle e praticamente andremo ad allargarci. Quindi una volta arrivata qui, lavorato l'ultimo punto alto, filo sull'uncinetto, entro direttamente nel punto alto successivo, quello del gruppo di 5 punti alti separati dalla catenella della riga sottostante. Aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a ripetere l'operazione che abbiamo fatto precedentemente. Quindi faremo un punto alto per ogni punto alto che incontriamo separato da 2 catenelle. E questo è l'ultimo. Ora, senza fare più catenelle, mi sposto, quindi qui c'è un archetto da 2 catenelle e lo lascio stare, qui c'è un punto basso e non lo conto, qui ci sono 2 catenelle e non conto neanche quelle, vado direttamente nel punto alto.
con un punto alto e ripeto punto alto 2 catenelle, punto alto 2 catenelle fino alla fine di questo ventaglietto. E questo è l'ultimo punto alto. Ora mi sposto direttamente filo sull'uncinetto nel primo punto alto che trovo del ventaglietto sottostante, quindi faccio un punto alto, 2 catenelle e lavoro così. Ora metto 2 volte filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto basso iniziale della riga sottostante e faccio un doppio punto alto. Finita la riga numero 4, andremo a fare la riga numero 5 che lavoreremo tutto a punto alto. Andiamo a vedere come. Quindi salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, filo sull'uncinetto, questo punto lo abbiamo già lavorato con le 3 catenelle, questo punto lo saltiamo, entriamo nel primo archetto di 2 catenelle che troviamo e lavoriamo 2 punti alti. Entriamo nel punto alto successivo, lavoriamo 2 punti alti, entriamo nell'archetto dopo. Lavoriamo un punto alto, entriamo nell'archetto dopo, lavoriamo 2 punti alti, dopodiché abbiamo il punto alto, ci lavoriamo un punto alto sopra, poi ci tocca l'archetto e riempiamo con 2 punti alti. Dopodiché filo sull'uncinetto andiamo a lavorare il punto alto e di nuovo abbiamo l'archetto, lavoriamo 2 punti alti, filo sull'uncinetto andiamo a lavorare l'ultimo punto alto di questo gruppo, dopodiché saltiamo il primo punto alto che troviamo del ventaglio precedente, entriamo nell'archetto e lavoriamo 2 punti alti e ripetiamo lo stesso lavoro. Sostanzialmente dovremo sempre saltare il primo punto alto che abbiamo dei ventaglietti nella riga precedente, perché dovremo avere lo stesso numero di punti alti che abbiamo messo nella prima riga. Quindi ho riempito l'archetto, vado nel punto alto successivo e faccio un punto alto, ho ancora l'archetto e lavoro 2 punti alti, qui ho il punto alto, lavoro un punto alto, entro nell'archetto, lavoro 2 punti alti, di nuovo passo nel punto alto con un punto alto, l'archetto, lavoro 2 punti alti e vado a fare un punto alto sul punto alto, dopodiché mi sto congiungendo, si capisce perché ci sono 2 punti alti, uno attaccato all'altro però in diagonale, mi sto congiungendo con l'altro ventaglietto, salto il primo punto alto, entro nel primo archetto, faccio 2 punti alti, poi entro nel punto alto con un punto alto e di nuovo l'archetto, 2 punti alti e punto alto centrale, faccio un punto alto dentro, mi capita ancora l'archetto e lavoro 2 punti alti, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto alto e qui ho l'ultimo archetto, ve ne accorgete perché in mezzo fa come questo rombo, quindi ho l'ultimo archetto, vado a lavorare 2 punti alti nell'archetto, un punto alto nel punto alto, filo sull'uncinetto, salto questo punto, entro nell'archetto successivo e ripeto lo stesso lavoro, quindi 2 punti alti nell'archetto, un punto alto nel punto,
e ancora l'archetto faccio 2 punti alti, mi ritrovo il punto centrale, lavoro un punto alto, ho ancora l'archetto, lavoro 2 punti alti, filo sull'uncinetto, lavoro il punto alto e qui sono all'ultimo archetto, lavoro 2 punti alti e riempito l'ultimo archetto siamo partiti che abbiamo fatto il primo punto alto e saltato un punto e finiremo a fare un punto alto saltando l'ultimo punto, andando direttamente nell'ultima delle 4 catenelle partendo dal basso, quelle che sostituiscono il primo punto della riga precedente. In questo modo io ho 49 punti alti qui e 49 punti alti qui. Ora riprenderemo dalla riga numero 2 come abbiamo fatto in precedenza, quindi salgo con 3 catenelle, aggiungo 2 catenelle di separazione e conto, questo punto l'abbiamo già lavorato, saltiamo questo, entriamo qui e facciamo un punto basso, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, conto 1 2 3, entro nel quarto punto e ripeto il ventaglietto di 5 punti alti nello stesso punto di base. Fatti 5 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel quarto punto della riga sottostante con un punto basso. Dopo il punto basso faccio 5 catenelle e ancora conto 1 2 3, entro nel quarto punto di base con un punto basso, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, anche qui entro nel quarto punto di base rifacendo il ventaglietto dei 5 punti alti nello stesso punto. Aggiungo 2 catenelle e vado a contare i miei 4 punti, 1 2 3, entro nel quarto con un punto basso, faccio le mie 5 catenelle e anche qui entro nel quarto punto, quindi 1 2 3 4, entro nel quarto con un punto basso, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare il ventaglietto di 5 punti alti nel quarto punto disponibile, quindi 1 2 3, questo è il quarto, entro e faccio 5 punti alti. Aggiungo 2 catenelle e salto sempre i miei 3 punti, entro nel quarto e faccio un punto basso. E adesso tocca le 5 catenelle, salto i miei 3 punti di base, entro nel quarto con un punto basso, di nuovo aggiungo 2 catenelle, salto 3 punti, entro nel quarto e faccio il ventaglietto dei 5 punti alti. Aggiungo 2 catenelle, conto 1 2 3 4, vado a chiudere il quarto punto con un punto basso e aggiungo di nuovo le 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a chiudere nella catenella, nell'ultima catenella della riga sottostante con un punto alto e abbiamo ripetuto la riga numero 2. Ora andremo a ripetere la riga numero 3, quindi giro il lavoro, entro nel primo punto disponibile, faccio un punto basso, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado nel primo punto alto che trovo, il primo del gruppo dei 5 punti alti, e lavoro punto alto, catenella, entro nel punto dopo, punto alto, catenella, entro nel punto dopo ancora, punto alto, catenella, entro in quello successivo, punto alto, catenella, entro nell'ultimo punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, mi infilo nell'archetto formato dalle 5 catenelle con un punto basso,
e di nuovo aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel primo punto alto che ho a disposizione e ripeto punto alto, catenella, nel punto dopo punto alto, catenella, entro in quello dopo ancora, punto alto, catenella, nel successivo punto alto, catenella e nell'ultimo punto alto, 2 catenelle, entro nell'archetto formato dalle 5 catenelle con un punto basso, di nuovo 2 catenelle di separazione, vado a cercarmi il primo punto alto che ho dell'archetto dei 5 punti alti della riga sottostante, centro e faccio un punto alto, catenella, entro in quello dopo punto alto, catenella, in quello dopo ancora punto alto, catenella, in quello successivo punto alto, catenella, nell'ultimo punto alto, 2 catenelle, entro nell'archetto formato da 5 catenelle con un punto basso, 2 catenelle ancora e vado a ripetere nel ventaglietto dei 5 punti alti i 5 punti alti separati da una catenella. Fatto il quinto e ultimo punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a chiudermi con un punto basso nella terza catenella partendo dal basso delle catenelle della riga sottostante e voilà, e ho ripetuto la riga numero 3. Ora vado a ripetere la riga numero 4. Qui partiremo con 4 catenelle che andranno a sostituire il punto altissimo che faremo alla fine. Fatte le 4 catenelle, salto queste 2 e vado direttamente nel primo punto alto e qui farò punto alto, 2 catenelle, punto alto nel punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto nel punto alto, di nuovo 2 catenelle, vado nell'ultimo punto alto, non aggiungo nessuna catenella, salto questi archetti di punto basso, mi infilo direttamente nel primo punto alto e di nuovo punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, punto alto nel punto alto, 2 catenelle, punto alto nel punto alto e ancora 2 catenelle, punto alto nel punto alto, 2 catenelle, l'ultimo punto alto, filo sull'uncinetto, salto tutti questi punti, mi sposto nel primo punto alto che trovo del ventaglietto sottostante, quindi punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto e l'ultimo, il quinto e l'ultimo, filo sull'uncinetto, salto questi punti, mi sposto e ripeto la stessa operazione, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, l'ultimo punto alto e vado direttamente a chiudermi con un punto altissimo, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, nel punto basso della riga sottostante. Ed ecco fatto che abbiamo quasi finito anche il secondo modulo. Ora andremo a fare i punti alti, quindi saliamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo il primo punto che abbiamo, questo l'abbiamo lavorato, questo lo saltiamo
Entriamo nel primo archetto, facciamo 2 punti alti. Qui trovo il punto alto, faccio un punto alto. Entro nell'archetto successivo, faccio 2 punti alti. Qui c'è il punto, faccio il punto. Archetto dopo, 2 punti alti. E di nuovo trovo il punto e lavoro 2 punti alti. Ho l'archetto, lavoro 2 punti alti. Entro nel punto, nell'ultimo punto faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, salto il primo punto, qui dove si crea il rombo, uno lo lavoro e uno no, quindi lavoro 2 punti alti nell'archetto e un punto nel punto, archetto, 2 punti alti, punto, un punto alto, archetto, 2 punti alti, punto, un punto alto, archetto, 2 punti alti. Qui abbiamo l'ultimo punto, lavoriamo un punto alto, filo sull'uncinetto, salto questo, entro nell'archetto e ripeto. Due punti alti nell'archetto, un punto nel punto, di nuovo 2 punti alti nell'archetto, un punto nel punto, 2 punti alti nell'archetto, un punto nel punto, e questo è il nostro ultimo archetto di questo modulo. Ho lavorato 2 punti alti, entro nell'ultimo punto, faccio punto alto, salto il primo del modulo successivo, entro con 2 punti alti nell'archetto, sul punto lavoro il punto, 2 punti nell'archetto, un punto sul punto, 2 punti nell'archetto dopo, un punto sul punto, 2 punti nell'ultimo archetto, filo sull'uncinetto, salto l'ultimo punto alto e vado a lavorare un punto alto nell'ultima catenella della riga sottostante e ho finito il modulo numero 2. Ora vado avanti a lavorare un pochino e vediamo un campione un po' più grande. Ho finito il mio campione, guardate la bellezza di questo punto. Un punto che si adatta molto a fare delle stole, delle sciarpe, dei bordi per maglietta, perché no anche dei runner da tavolo. Molto duttile, molto bello e nel frattempo è anche molto semplice da realizzare. E con questo il video è finito. Come al solito vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche di tutti i video che pubblicherò. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.